I miei amici della UGI mi hanno inviato una tavoletta Pen Display U1200. Un prodotto di questo tipo, una tavoletta con anche il monitor, non ho mai avuto il piacere di provarlo, quindi la mia curiosità era tantissima. Questa tavoletta UGI U1200 o 1600 se si vuole il formato più grande è un prodotto entry level, pensata per un pubblico che muove i suoi primi passi nel digitale o che si affaccia per la prima volta o che ne è incuriosito. Sicuramente un aspetto dei tanti interessante che si può utilizzare, spenta come se fosse una tavoletta tradizionale, una di quelle con cui ho iniziato io tantissimi anni fa, oppure accesa e provare la sensazione di disegnare direttamente su monitor. Questa tavoletta la puoi utilizzare sdoppiando il monitor oppure chiudendo il monitor del tuo portatile e lavorando direttamente guardando lo schermo, che è forse la soluzione che preferisco. Lavoro su display come se stessi lavorando fisicamente sulla mia tela, sul mio quadro, anche perché il disegno deve essere trasmesso in maniera naturale e spontanea sul supporto, in questo caso il display, e non vogliamo assolutamente strumenti che blocchino il nostro flusso creativo. Ti dico subito che questo monitor è fantastico. C'è una pellicola che ti crea quel piccolo attrito che è perfetto per simulare la sensazione naturale del disegno. Ma vediamo che cosa troverai all'interno della scatola della tavoletta UGI U1200. Togliendo la schiuma protettiva, andiamo a vedere che la tavoletta è avvolta nel suo involucro. Diciamo che viaggia molto protetta, ma la vediamo dopo. Qua dentro, oltre ai fogli di garanzia, troveremo il guantino che ci permetterà di scorrere più fluidamente sul monitor, una pezzuolina per pulire il display e la penna con le punte di ricambio e il toglipunta. Devo ammettere che appena impugnata la penna ho pensato che fosse una penna di basso profilo. In realtà poi il fatto che sia così sottile mi ha permesso di lavorare in maniera molto comoda e anche l'impugnatura in effetti non è poi così male, anche se non ha gommini anti-attriti o forme ergonomiche particolari. Il fatto che non sia completamente cilindrica l'ho apprezzato tantissimo perché è un po' come la penna dell'iPad, a grandi linee ovviamente, sono due prodotti completamente differenti, non voglio far paragoni, però quel taglio mi permette di non far scivolare le dita e quindi mi fa da anti-attrito. Come cavetteria all'interno ha il cavo 3 in 1. Sono rimasta un po' stupita da tutti questi cavi che devi inserire tra computer e tavoletta, ma perché non sono abituata a questo tipo di dispositivo. Infatti, non avendo neanche la porta HDMI ho dovuto comprare l'adattatore. Dopo aver capito dove inserire i cavi, in realtà mi sono organizzata e ho lavorato in maniera molto comoda. L'unica presa che non ti forniscono, diciamo così, è l'adattatore che da USB arriva alla parete, quindi sicuramente quella presa ti consiglio di acquistarla separatamente o comunque di averla sotto mano. Ma in realtà ho capito perché non la forniscono, perché tu potresti lavorare anche senza questa presa USB. Questa presa rossa USB ti permette di avere un'ulteriore potenza per illuminare il monitor nel caso in cui tu voglia lavorare con una luminosità molto forte. Per esempio io lavoro con una luminosità medio-bassa per non avere problemi agli occhi e avrei potuto anche farne a meno. L'opera che sto realizzando in questo video è eseguita completamente in Photoshop. Se vai sul loro sito, ti lascio il link di UGI in descrizione, puoi vedere la compatibilità massima di questa tavoletta, infatti è compatibile con tantissimi software e altrettanti sistemi operativi. Ovviamente un aspetto da non trascurare è la facilità di installazione del driver. Si va sul sito, si scarica il driver e si è subito operativi. La programmazione dei tasti è molto facile e veloce, anche perché non ce ne sono tantissimi, quindi evitiamo un po' anche tutto quell'affollamento di tasti funzione che possono anche confondere, soprattutto inizialmente. Io, come sempre, disattivo tutto perché ho il problema che dipingendo anche in maniera tradizionale, puntualmente vado a cliccare per sbaglio questi due pulsantini e quindi ognuno poi dopo se la personalizza come vuole. Per ulteriori specifiche tecniche ti lascio il link in descrizione e puoi leggere tranquillamente le informazioni in italiano. Non volevo fare un video troppo pieno di informazioni, ho voluto realizzare un'opera con questa tavoletta e devo dire che mi sono trovata veramente a mio agio, quindi per me questa tavoletta è un sì. Talmente ero presa a disegnare che non ho fatto vedere la tavoletta. Ottimo peso, leggera ma non troppo, ha i gommini antiscivolo sotto e un'ulteriore pellicola di protezione che si deve togliere prima di disegnare.
Grazie Ugi e alla prossima. Ciao!